Ciao ragazzi, oggi sono qui con lo Yamaha Reface CS che ho inseguito per un po' di tempo, lo provavo nei negozi e mi aveva incuriosito, spesso lo volevo prendere, spesso ho pensato di acquistarlo, poi dopo non era il momento, avevo bisogno di altre cose, come spesso capita ho rimandato e poi mi è capitata l'occasione di averlo per le mani, niente, quindi insomma ve lo volevo presentare perché adesso il brano che avete ascoltato aveva un'intenzione così un po' morbida, proprio per sfatare un po' l'impressione che può fare inizialmente, perché è molto aggressivo, soprattutto se si apre il filtro, molto spesso e soprattutto se si utilizzano effetti come la distorsione, qui si può arrivare veramente ad avere un suono grasso. Questo, beh, adesso ho esagerato chiaramente, però è interessante da questo punto di vista, perché pur essendo così, insomma, una macchinetta così piccola, ha questa cattiveria interna, diciamo, che lo rappresenta, lo caratterizza. Allora, in breve, la struttura, qui abbiamo il pitch bend, il volume, qui possiamo scegliere l'ottava. E scusate, ho messo il delay. Poi abbiamo questo looper che è molto interessante perché permette di registrare una parte che può essere appunto in questo caso un basso. Lui registra e poi ci possiamo suonare sopra. Insomma, una possibilità interessante che si può usare anche in modo, diciamo, creativo, nel senso che insomma una possibilità in più molto interessante e anche creativa, diciamo. Poi c'è un LFO che può essere assegnato al pitch, al filtro, all'amplificatore oppure messo in off, oppure all'oscillatore. Quando è dedicato all'oscillatore, chiaramente c'è una tabella che spiega per ogni tipo di forma d'onda, che poi ci arriveremo, c'è un comportamento, in realtà sono simili, però chiaramente la profondità e la velocità dell'LFO, dell'oscillatore a bassa frequenza, poi c'è il portamento, in realtà passa da poli. Scusate, adesso tolgo. Così siamo in poli, altrimenti mono, e poi c'è un grafico. Ci sono degli scatti che permettono di decidere l'intensità del portamento o glide, insomma. Ci sono le 5 modalità dell'oscillatore, per ognuno di questi ci sono texture e mod, che sono, diciamo, le possibilità di intervento per modificare il suono e per modificare quelle che sono le caratteristiche di ognuna di queste forme d'onda, che in realtà non sono solo delle forme d'onda, sono anche dei comportamenti appunto di questi controlli. Poi c'è un filtro, cutoff e resonance, e poi c'è questo praticamente un morphing che permette di decidere quanto l'ADSR influenzi l'attacco, chiaramente, il release, il decay e il sustain dall'amplificazione del suono o del filtro. E quindi insomma
questo senso. Allora, torniamo alle forme d'onda, che sono la prima, diciamo, in basso, che è un dente di sega, dove però la texture aggiunge un suboscillatore e la modulazione, infatti si chiama multisaw, perché aggiunge per rendere il suono più corposo, più cremoso. Come sentite è molto potente e aggressivo, ma poi abbiamo una sezione effetti che dà veramente, allarga tantissimo le possibilità. Questo è il delay, che come sentite arriva questo feedback estremo. Insomma, si possono fare delle cose molto interessanti. C'è un phaser. Filtro tutto aperto è veramente massiccio in questa Super Saw. E poi abbiamo anche un chorus flanger. Chiaramente il rate e la profondità di tutti questi effetti, e poi c'è una distorsione. Come vi dicevo all'inizio, che arriva veramente a rendere cattivissimo questo micro synth. Allora, dunque, tornando alle forme d'onda, prima di arrivare a... Questa era una Super Saw. Poi abbiamo la Pulse, la Ondra Quadra, che utilizzando l'LFO e utilizzando la modalità oscillatore sull'LFO si crea la classica situazione che modula la larghezza dell'impulso. Poi la texture modifica l'intonazione della seconda onda quadra. La modulation invece cambia la profondità dell'impulso, diventa più sottile. O più profondo, insomma. Poi giocando con tutte queste cose, come si fa normalmente con i sintetizzatori, si possono creare veramente tantissimi suoni. Ora abbiamo parlato della Pulse, e poi c'è questo Oscillator Sync che invece crea dei suoni con due oscillatori sincati, però si creano delle armoniche per esempio questo. Insomma, interessante anche questo. Poi abbiamo questa ring modulator, suono da ring modulator, si possono fare cose e poi c'è una specie di FM con la frequenza dell'oscillatore 1 modulata dall'oscillatore 2, quindi
si creano delle situazioni un po', diciamo così, appunto, FM se vogliamo. Ecco, diciamo che questa è una sorta di presentazione delle possibilità generali, ma in realtà la cosa divertente di questo sintetizzatore è proprio l'utilizzo. Insomma, ecco, diciamo che adesso stavo usando il looper, stavo usando un po' di cose, il delay, insomma, per essere che visto così si potrebbe considerare, non dico un giocattolo, ma insomma, beh, quando è uscito, quando poi si vedeva il prezzo che non fosse un giocattolo, si capiva abbastanza in fretta. Adesso, insomma, siamo sui 300 euro, sì, ci sono delle alternative, ma devo dire che a livello creativo questo è veramente, veramente molto interessante. Quest'ultimo momento, per esempio, era per far capire più che altro qual è la sua reale natura dal punto di vista anche dell'utilizzo, e poi ha le sue casse che suonano anche molto bene. Chiaramente bisogna stare un po' attenti a non esagerare con la resonance, con quelle cose lì, se no esplodono. Però insomma reggono abbastanza. È bellissimo, molto carino da vedere. E se vogliamo, beh, il suono adesso lo state sentendo. Io chiaramente poi diciamo che c'è sempre un po' un mastering per arrivare a livello, per portarvi un po' le informazioni come potrebbero essere, perché poi io poi tento sempre di farvi arrivare il suono com'è, semplicemente tirato un po' su. Tirandolo su un pochino si aiuta, perché c'è sempre un po' di modifica, però diciamo che in linea generale siamo abbastanza vicini, molto vicini a quella che è la sua possibilità sonora. Di base è un po' asciuttino, un po' crudo e cattivello come intenzione. Intendo intenzione sonora, nel senso che tutto ha un carattere un po', diciamo, inscatolato, però questa cosa nello stesso tempo ha una profonda efficacia. A proposito di efficacia, perché è molto decisa. Questa caratteristica è molto deciso lui come strumento, e quindi e poi gli effetti sono belli, come tutta la serie Reface in generale. C'è questa tendenza a fare un buon lavoro e ad avere in questo caso poi una quantità di possibilità veramente vasta. Poi basta cambiare.
Insomma, poi sentite che immediatamente si trova uno spunto creativo, quindi io la consiglio perché adesso insomma si trova anche a prezzi ragionevoli, magari usata, e è un bel viaggio, diciamo, diciamo, insomma. Poi si può mettere anche a pile, lo metti sulle di ginocchia, ti metti sul divano, ti inventi delle cose, registra molte note MIDI con questo looper, si possono fare tante cose interessanti. Molto simpatico e non è un giocattolo assolutamente, anzi, molti lo usano live perché appunto questa caratteristica molto aggressiva lo rende uno strumento live molto efficace. Io vi ringrazio per l'attenzione, se vi piace quello che faccio iscrivetevi e la campanella per avere mie notizie quando combino qualcosa. Vi abbraccio come sempre e basta, ci vediamo presto. Ciao ciao.